l'appuntamento del paziente che probabilmente ha visto uscire. Eccoci a noi, mi dica pure, mi dica pure. Ha un po' di fastidio ai denti? Ah, ok, sì, mi ricordo che la mia segretaria me lo aveva anticipato, che ha chiamato questa mattina, vero? Sì, 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 mi ricordo, mi ricordo. Allora, si sieda pure sulla poltrona, si metta pure comodo. Ha fastidio diffuso, localizzato su una parte specifica? Ok, ok, sull'arcata inferiore. Ha sensibilità caldo-freddo? Sì, nel senso, se beve o mangia qualcosa di caldo o freddo sente un fastidio più elevato? Ok, ok. Ha carie? Ha avuto delle carie, delle otturazioni sull'arcata? Anche in passato, eventualmente, sì. Ok, ok. Per quanto riguarda pulizia dei denti, la pratica regolarmente? Mhm. Ok, ok. Allora guardi, controlliamo subito, mi metto guanti e mascherina, facciamo un attimo un controllo, verifichiamo cosa può essere. Può anche essere magari da fare un po' di pulizia, magari togliere la placca, tartaro. Mm. Si accomodi pure, si accomodi pure. Mi diceva la pulizia dei denti in studio non la fa frequentemente, quindi ok. Beh, andrebbe fatta almeno una volta all'anno, proprio perché anche con un'igiene orale corretta è inevitabile che sul lungo periodo un po' di placca, un po' di tartaro vada a formarsi e quindi occorre andare a rimuoverlo meccanicamente. Mm. Però non è assolutamente un problema, è una cosa assolutamente comune. Allora, eccoci qui. Prendiamo il nostro strumento, prendiamo la nostra lucina per controllare. Mi diceva solo sotto, vero? Sopra non ha fastidio. Ok, ok. Controlliamo anche sopra per sicurezza, evitare insomma la presenza di carie. No, magari che si stanno formando ancora non le percepisce, ma controlliamo mentre siamo qui. Ok, allora apra bene, iniziamo sotto. Ok, allora. Sì, effettivamente vedo che ci sono un po' di residui che sicuramente contribuiscono a crearle questa sorta di fastidio, di sensibilità. Credo che sia proprio sensibilità perché non vedo carie o problematiche più gravi. Occorre proprio solo fare un po' di pulizia aggiuntiva dei denti. Sono in dubbio se tappeggi un po' qui così. Le fa male? No. Ok, no, perché vedo una piccola cavità, ma potrebbe anche essere proprio la conformazione del suo dente senza una panoramica. Non ho modo di verificare, però se non le fa male direi che non c'è problema. Apra bene che andiamo a controllare sopra. Ok, no, sopra per quanto riguarda la pulizia in realtà non c'è particolare problema. Questo spiega anche il perché senta il fastidio in particolare nell'arcata inferiore, in effetti. Ok, ok. Allora, lei come tempi? Come messo? Sì, perché se vuole possiamo anche andare a fare questa pulizia adesso, visto che questa mattina mi sembrava abbastanza urgente il suo fastidio, potremmo andare a procedere subito.
Sì, tanto è un'operazione relativamente veloce. Assolutamente indolore, non c'è bisogno di anestesia o insomma può stare tranquillamente sereno. Procediamo? Ok, perfetto. Allora si metta pure comodo, ne utilizziamo un altro strumento per andare proprio a fare questa pulizia. Sembra un po' una pinza, quindi nulla di preoccupante, non usiamo il trapano. Nessun problema. Se ha paura del trapano, oggi non ha proprio nulla da temere. Perfetto, allora si metta pure comodo. Ok, allora apra bene, apra. Ok, allora vediamo un po'. Come le dicevo, abbiamo veramente parecchio residuo. Andiamo a rimuovere tutto quanto. Ok, poi abbiamo qui così. Allora qui è proprio un bel blocchettone. Ok, bisogna fare molta attenzione perché è facile che si possa lasciare qualche eventuale residuo e poi può diventare più complicato. Ok, vede? Questo sicuramente non è di aiuto, no. Allora, poi anche qui frontalmente. Qui sicuramente bisogna anche intervenire migliorando un po' l'aspetto dell'igiene orale, perché vede, abbiamo veramente dei residui notevoli. Però non si preoccupi perché sono senz'altro uno dei migliori sulla piazza, quindi riusciamo a risolvere il suo problema. Ok, allora apra. Ok, vedo che anche qui, oh, ecco qui, questo sicuro le creava dei problemi, ecco qua, ecco qua. Questo sicuramente è il pezzo più ostico e dovremo ripassare un po' di più per avere la certezza di rimuovere per bene tutto quanto. E vedo anche un po' qui così. Allora, ecco qui, questo fortunatamente, questo residuo non ci ha fatto penare, però vedo che anche alla base, qui così, della gengiva abbiamo dei residui, Mi apra bene e andiamo a ripulire tutto quanto. Ecco qui, guardi qui che roba. Opala, vedrà che già nel corso delle prossime ore la sua esperienza con i denti sarà totalmente diversa. Ecco qui. Ha male? No? Molto bene, molto bene. Oh, ecco qui anche. Andiamo a rimuovere per bene tutta questa parte di residui che chiaramente non fanno bene ai suoi denti, Anche qui frontalmente abbiamo ancora un po' di rimasuglio.
così avrà anche una bocca molto più fresca. Soffre un po' di alito cattivo? Sì, vero? È inevitabile. Questo contribuisce in modo sorprendentemente alto a una cattiva profumazione dell'alito. Allora, vediamo un po' se riusciamo ancora a rimuovere del grosso. Ora vedo ancora un pochino qui così, abbiamo dei rimasugli. Ok, e da quest'altra parte, ecco qui, ecco qui. Allora chiuda pure, così le faccio riposare un attimo la bocca e prendiamo un altro strumentino. Andiamo a rimuovere le parti più complicate con questa punta. Allora, riapra pure. Ok, così, allora vediamo la parte qui davanti. Ok, andiamo a fare un po' di sollevamento e poi rimuoviamo con l'ausilio dello stesso strumento di prima, ma questo piccolo sollevamento, questa piccola raschiatura che facciamo ci permette di rimuovere i residui con più facilità. Ecco qui. Si tratta di piccoli pezzi che probabilmente non noterebbe neanche, ma sul lungo andare possono sicuramente contribuire al deposito aggiuntivo più facile di residui e cose di questo tipo, che poi sul lungo periodo portano proprio un po' di fastidio, di sensibilità anche. Poi le consiglierò alla fine del nostro piccolo intervento di pulizia uno spazzolino, tanto li stiamo dando in omaggio. Vi faccio anche vedere come usarlo correttamente, perché in questo caso sicuramente, come le dicevo poco fa, c'è anche un po' di igiene orale fatta non correttamente che contribuisce a questi fenomeni di accumulo. Però non si preoccupi, insomma, l'igiene orale va sempre curata con grande attenzione e essere qui è già un buon primo passo. Voilà, perfetto. Andiamo ancora un po'. Ok, direi che siamo a posto, chiuda pure. Come sente, vuole dare una sciacquata? Guardi, ha l'acqua lì sulla sua destra. Le dà meno fastidio, vero? Assolutamente. Come le dicevo, tutta quella parte di residui contribuiva sicuramente a procurarle fastidio e sensibilità. Anche l'aria, sì sì sì, assolutamente, anche l'aria fredda può contribuire con l'aria condizionata in questo periodo in particolar modo, assolutamente. Sì sì, è finito, abbiamo finito. Perfetto. Allora, come le dicevo, le lascio uno degli spazzolini omaggio che stiamo dando ai nostri pazienti. Mentre andiamo a togliere la nostra attrezzatura di protezione individuale. Allora, ha preferenze di colori? Abbiamo vari colori, aspetti. Abbiamo questi spazzolini in bambù, quindi ecologici.
li abbiamo con le setole verdi, gialle, bianche, rosse e blu. Ne preferisci uno in particolare o faccio io? Il giallo? Perfetto, questo qui. Me lo lascio e io prendo quello che uso abitualmente per le dimostrazioni, per farle vedere. Innanzitutto sia lo spazzolino, che poi è molto molto carino, ma soprattutto come andare a lavare correttamente il dente. Allora, innanzitutto vede, questo è il nostro spazzolino in bambù, quindi può riciclarlo senza problemi quando ha finito. Sì, lo spazzolino va cambiato ogni 3 mesi. Se lo tiene più tempo lo tiene, meno pulisce, perché le setole hanno una durata comunque. Questi, vede, hanno le setole che vanno in qualche modo a seguire la forma ad arco della nostra arcata, quindi contribuiscono a pulire in modo relativamente efficace i suoi denti. Quello che lei deve fare, chiaramente, un po' di dentifricio, e basta poco, In pubblicità fanno sempre vedere, ne mettono una bella strisciata, ma la maggior parte poi se ne sarà reso conto va sprecato. Ne basta veramente poco, anche senza bagnare lo spazzolino, perché tanto l'umidità presente nella bocca è già più che sufficiente. E le faccio vedere su questo modello il modo in cui lei deve andare a lavare i denti. Molte persone fanno un movimento di questo tipo, che non è corretto. Lei effettuava questo. Non ho dubbi a crederlo, perché lo fanno veramente in tanti, e il residuo che abbiamo rimosso ne è comunque la prova. Il modo in cui lei deve invece andare a lavare i denti è come una sorta di movimento dal basso verso l'alto per quanto riguarda l'arcata inferiore, in modo da andare a portar via l'eventuale residuo che rimane sulla gengiva e farlo salire. Anche perché sul lungo periodo, diversamente, potrebbe andare ad infossarsi tra il dente e la gengiva e creare poi delle tasche gengivali che portano ulteriori problemi. E questo movimento lo va a riprodurre anche all'interno, chiaramente, avendo particolar cura di farlo anche dietro ai denti qui davanti, così, ok? Perché è la parte in cui si ferma maggiormente il residuo. E poi chiaramente anche sull'arcata superiore, ovviamente in questo caso lo farà dall'alto verso il basso, in questo modo qui. Ok? Perfetto. Poi si tratta ovviamente di indicazioni generali, ognuno poi è libero di proseguire la sua igiene orale come meglio ritiene, però ecco, diciamo che in questo modo va a limitare in modo abbastanza importante il fermarsi di residui alimentari. Poi ovviamente lavarsi i denti almeno 2 volte al giorno, 3 sarebbe preferibile, ma mi rendo conto che magari al pranzo, se si mangia fuori o se si lavora in ufficio, se si è a scuola, può essere più complicato. Anche se comunque questi spazzolini, come vede, sono poco ingombranti, può tranquillamente portarselo appresso in una comoda custodia da viaggio. E le consiglio anche di passare il filo interdentale. Lo utilizza abitualmente? No? Ok, allora guardi, le lascio anche questo filo interdentale nella sua versione da viaggio, così può tranquillamente, anche dopo la pausa pranzo, se ha piacere, pulire. E vede, questo è molto pratico, perché basta tirare su e abbiamo il nostro filo con il taglierino per tagliare nella parte che torna comodo.
passato, ha già usato il filo? Sa usarlo? Ok, ok, comunque insomma lo mette tra le dita e lo passa fra i denti fino ad arrivare in fondo alla gengiva e mi raccomando, in modo tale da rimuovere anche i residui che sono magari incastrati un pochino. Perfetto, glielo metto qui assieme allo spazzolino così può prendere tutto. Ottimo, ottimo. Allora io direi che non c'è problema. Se ha piacere di fare un controllo magari fra un 6 mesi per vedere com'è la situazione, nessun problema. Lo fissiamo. Allora aspetti che abbiamo la biro. Allora, come disponibilità, essendo fra 6 mesi abbiamo ancora tutto il giorno, ad eccezione delle 14:30, che abbiamo già una pulizia concordata. Sì, consideri all'incirca una mezz'ora, ecco, insomma facciamo un controllo e poi se c'è un'eventuale pulizia da fare, ma come ha visto è relativamente veloce. Poi al massimo ci sentiamo ancora per l'orario, dovesse avere dei problemi naturalmente. Facciamo verso le 18:30? Perfetto. Mi ricorda solo il suo cognome? Giusto. Ok. Allora, check più eventuale pulizia. Ok, molto bene. Allora, io la ringrazio di essere passato, spero insomma che il suo problema ai denti migliori, ma ne sono sicuro, assolutamente sicuro che migliorerà avendo rimosso tutta questa parte di residui. Perfetto, perfetto. Le auguro un buon proseguimento, ci vediamo, a presto.